Rome! Dico le ganti, ostra! Sì, per me! Quanto per la mia vita! Mi sei venuto! Oddio, Ma che cos'è? è il circo, se non stai buono ti faccio portare via da quei zingari. Sigo, Rom, sigo, evita, Zor, sigo. La Perugia la pesche, il plasta già la pesche, sei tu, Nakamema, Namokema per gli agron, e crea che ne butti ne ciave, che marena catribo. But. Io pare dire te liposita, o te parla Omar o Vicerela. O kage vening lang, e io locos, Vicerela. La Halid la rodescri, la Iacca di Pirescra, alosi della Ternicciai. Chiudete, state più stretti. Morello, hop! Rispettabile e cortese pubblico, il circo è arrivato in preso voi per dare uno dei più grandi spettacoli. Da questa parte abbiamo l'uomo del bosco completamente civilizzato. Poi abbiamo i nani, i buffoni più buffoni del mondo. Abbiamo la donna forzuta, nonché la teatrice. Nessun uomo la può operare tanto la sua forza. Tutti i più grandi circhi del mondo a un'ora popolare. Avanti, signori, prego, accomodate. Lo spettacolo delle meraviglie va a cominciare. Avanti. Mai visto prima al mondo un fusto di canone che pesa 5 quintali, che parata d'alto sulla schiena di Robur. Esercizio pericolosissimo. Osservate, gentil pubblico, lo sforzo che fanno questi due esseri umani nel sollevare il fusto del canone. Piano, mi raccomando. La forza di 10 uomini in più la sforza di 5 cavalli. Forse non sarebbero sufficienti per stare col peso. Attenzione, prego il pubblico di conservare il massimo silenzio. Al mio comando, Diavolo salterà sulla pascula. E speriamo che Dio esista. Pronto, Diavolo? Vai! E cessate! Io faccio anch'io il numero del cannone! Ma cosa vuole il nostro pulito? Sei pronto? Pronto! Sei pronto? Pronto! Fortissimo! Fortissimo!
paura! Mi fai un favore? Cosa vuoi? Leggimi un po' questa. La mia testa! Eccomi qua. Che bella spacciata che vi faccio. Buon appetito! Sultan! Alle Plätze! Komm schon, schnell, Sultan! Dalma! Endlich bei uns in Front! Le signore deboli di cuore sono pregate di uscire. Il dottore Aramis ha osato sfidare la donna Ercole, Miss Matilde. La divisione mette in palio 10 soldi a chi sfida la nostra campionessa, Matilde. Vengo io! Cosa vuoi Sta fare? zitto te! C'è nessuno? Ripetiamo, 10 soldi pagati in Ho detto contanti. che vengo io! Non te lo Ma permetterò mai! mettiti seduto! Una signora, si rende conto del pericolo? Può essere una lotta mortale. Un incontro eccezionale! Miss Tarzan sfida Matilde! Vai, maestro! Vi presento seguace di seta indiana Kalihor Fakiro Burman. In suo terribile esperimento, Fakiro Burman sarà sepolto in questa bara di vetro, sigillata, a profondità di 1,5 metri, e resterà per 40 giorni senza mangiare, senza bere e senza respirare, in fondo di terra, sepolto vivo. Solo fra 40 giorni noi apriremo sua tomba. Chiudere, prego. A Fakiro Burman e il suo sovrumano esperimento, buona fortuna. Un'altra grande meraviglia, una vera sirena. La sirena Nettunia, pescata nei mari del nord. Il nostro piccolo nanetto Adriano ne è pazzamente innamorato. Ma essa non ne vuole sapere perché, come tutti i pesci, ha il sangue freddo. Nettunia, capisci? Ermi! Buon appetito! Un fenomeno rarissimo! I due fratelli siamesi, Jim e Joe. Prego, fate vedere il pubblico. Osservate, signori, come la natura ha legato alla vita e alla morte queste due creature. Prego, fai il giro. I due fratelli siamesi. Devi vedere, bambino? Ti piace? Belli, eh?
cascavo! No, non è mio fratello, non è mia sorella, è pure il figlio di mio padre e di mia madre. Chi è? Chi è? Dov'è Ali Ale? Pesciolino! Dov'è Ali Ale? Ali Ale dov'è? Ali! Non cerco il pesciolino, non cerco anche nel viso. Senti, zitto, ti piace il miele? Senti, a me piace il miele! Allora farti dire cosa devi fare. Tu sei la peregino. Sono la peregina! Sì, tu sei la peregina e voli tutto intorno così. Volo, volo, su, su. Volo, volo, su, su. Ma intorno! Ma ci vuoi volare attorno? A me no, che Pesciolino! Adesso me lo mangio fritto! Portatemi la padella! Che folla! Ma come ti permetti di dare un calcio al mio pesciolino? Scusi, signore, mi tiene questo chiodino Manoli! Qui me lo deve tenere, Oh, guarda l'uccellino! Ma no, forse non me lo tiene lì, come faccio a Questo è il modo di ragionare, no? Guarda questo! Ma io sono qui per lavorare! Ma non mi faccio ingabbiare, se no ce lo chiedo un attimo, signore. Ma no, che vai indietro, lì! Ma perché mi guardate? Stia abusando! Vengo ad aprire! Oh, deve tenere lì, abbia pazienza! Perché non abbiamo Cos'hai da piangere, noioso? Adesso che facciamo i conti. Quella serata finì in modo brusco. I pagliacci non mi avevano fatto ridere, al contrario, mi avevano spaventato. Quei volti di gesso dall'espressione indecifrabile, quelle maschere stravolte da vinazzati, le urla, le risate folli, i loro scherzi assurdi, atroci, mi ricordavano altre figure strambe e inquietanti che vivono e si agitano in ogni città di provincia. Giovannone, per esempio, un vagabondo sgraziato e giocoso che corteggiava a modo suo le contadine. Purché c'è una totaime! Le contadine fingevano di arrabbiarsi, in verità si divertivano a sentire le innocenti zozzerie di Giovannone. Adesso devi profumare un sussone. Ciao che teco! Poi c'era una monaca nana, sarà stata alta 30 centimetri. Ma sappi, trata sta
Parlava sempre da sola, aveva una gran fretta, diceva che doveva fare tutto lei perché i santi si fidavano soltanto di lei. Stava un po' al convento e un po' al manicomio. Grazie. Potrei un colpo a te e a me che t'ho scusato. Cuci ciupese qua. Passassa nera a bot in te posto. E da ste con i sorti. Il mutilato della Grande Guerra, altro personaggio pauroso. Stava sempre sul lungomare, accompagnato da Zigzag in divisa d'ardito e dalla signora Ines, che sapeva tutti i discorsi del duce a memoria. Se per l'Inghilterra il Mediterraneo è una scorciatoia, per noi italiani è la vita. I vetturini della stazione litigavano sempre. Ma la zona austriaca sono demigrando tutta la notte, libe. La lascia Maria, l'importa viene, La porta a te, Cesco. Ma è corvigliac, tu vigliac! Matama! Stavolta ti scartò! Insulti, bestemmie da far sprofondare la città, scazzottate, frustate, finché arrivava a Cotechino, il capo stazione. Basta, vagabondi! Ma dove credete di essere? In piazza? Maleducato! Fidanzato! Dimmi come ti chiami! Ti denuncia le competenti autorità! Mascalzone! Sparapati tu come ti chiami! Ti mando in galera! Ti mando in galera a tutti! Ti conosco per essere tuo papà! Ti mando in galera! Vi rovino per tutta la vita! Vi denuncio alle competenti autorità! E poi c'era giudizio. Nelle interminabili partite di biliardo segnava i punti. Farfugliava un po', non si capiva bene quello che diceva, ma era un buon disgraziato, un tipo tranquillo. Tu dici stasera.
Sekt oder Champagner? Cos'è che ha detto? Sekt, Champagner. Signora, ce l'abbiamo mica lo champagne. O che l'abbiamo finito? Mi dispiace, però abbiamo del cognac. Sie haben nur Cognac, Liebste. Haben Sie keinen französischen? No, abbiamo solo questa qui, ma è buona. Auf Wiedersehen. Au revoir. Gute Nacht. Buonasera. La bionda ne stigma mea pure. Ecco dove l'ho vista. L'anno scorso al porto, in costume da bagno. Sì, te hai visto questa maletta in costume da bagno. Ma dai, cosa fai? Tocca a me, uè. Oh, sto zittino, bambino. Cosa che hai? Ci hai fatto 4 punti. Un tipo tranquillo, dicevamo di Giudizio. La botta da matto lo prendeva all'improvviso, il giorno dopo che aveva visto un film di guerra. Allora si metteva in divisa, usciva dalla sua bottega di sellaio, strisciava contro i muri, credeva di essere in guerra. La bomba! La bomba! Chi è? È Giudizio. Giudizio. Dai, su, vai, vai! Giudizio, che sapete? Ma che se va? Dai, va là, andiamo a la merda, tira via! A dov'è? Te una, te due! Ha fatto spaghettotto, adesso dico la signora non si lascialo stare, è un disgraziato. Dai, che c'è gli austriaci! Alla carica! Oh dai, Giudizio. Non fare il patacca, vieni a bere un bicchiere di vino. Ah, la bandiera. I clan di Laura di quando ero bambino, dove sono adesso? Esistono ancora quella comicità violenta che dava sgomento, quel grande chiasso Esilarante. Quel grande chiasso esilarante e spasmodico può ancora divertire. Certo, il mondo a cui apparteneva e di cui era espressione non c'è più. I teatri trasformati in piste. I teatri trasformati in piste. Non ho mica capito sa l'ultima frase. Gli scenari luminosi e ingenui, la credulità infantile del pubblico non esistono più. Restano delle tracce sottili e struggenti negli attuali circhi ed è questa la nostra ricerca. Allora, Gasparino, tu puoi partire stasera stesso. Mi porta un po' di chiodi, un po' di tavole, Ciao, lampade, e c'ho tutto. Ma è vero che andiamo pure a Vi Parigi. presento la mia piccola troupe. Gasparino è il capo macchinista. Allora, dottore, io posso partire. Ho già messo tutto nelle ceste. Beh, Ciao, ma. Questo è Alvaro, il fonico, con sua mamma, sarta e Ho scritto parrucchiera. tutto. Maya è la nostra segretaria di edizione. E questo giovanotto è il nostro operatore. Si chiama Roy, è inglese. Decidemmo di cominciare la nostra inchiesta sui clown con la visita ad uno dei più grandi circhi italiani, quello di Liana, Rinaldo e Nandino Orfei.
giornata nella vostra bella... Mossa, vedevo da vicino, a me quella mi fa morire. Divertimento! Give me some light. Piano, piano, un po' più piano, per favore. Veramente Guarda il momento della camera, c'è bello, bellissimo. Dio sa che sia. Un applauso alla bella mazzola della famiglia Orfei, che questa sera è stata più brava di sempre. E ora, per la gioia dei piccini e anche dei grandi, Annetto e Ginetto, in una loro novità, un'entrata comica irresistibile che presentiamo per la prima volta nella vostra città. Ecco a voi Annetto e Ginetto. Anita! Ce l'hai? Ehi, Federico! Lei! Ma che fai qua? Voglio comprare un pantera. Una pantera? Tenere il mio casa. Ma devi comprare anche un domatore, sa? Perché è pericoloso. Ma mi piace. Siamo qua. Mi hanno detto, signor Fellini, che lei voleva sapere le ferite che ho riportato nella mia carriera di domatore. Io gliele dico subito. Brava, finalmente. 280 punti in tutto il corpo. Oh, io Prego. questa sera... Muscoli intercostali, via. Che se Ascialla bucata, testa cucita, cordone leso, spina dorsale lesa, scapola bucata, pleura aperta, muscolo... L'ho tirato fuori 3 volte dalla gabbia, anzi 4 volte. La prossima volta ce lo lascio, sembrava un hamburger, sembrava. Pochi? Ma è vero, il fondatore del Circo Fe era un prete. Buonasera. Il vecchio pagliaccio dice buon appetito alla Buonasera. bella compagnia. Al tuo Hai posto? detto tutto? Come va la gamba, Nando? Fai capricci, ci devo fare gli Bravo. spacchi. Sì, ma Squarzoni, falli con l'acqua, non col vino di Non sono mica sicuro che siano meglio. Ma Grazie, no, signora. Pino, è molto meglio. Buonanotte. Buonanotte a tutti. Invitava gli amici a pranzo e presentava il conto dopo. Che il numero dei clown sia corto. Bisogna far ridere in 10 minuti. Dai, moccala, dai, che non dai. Ma quante volte mi sono sentito dire... No, Tigri non deve mangiare prima al lavoro. Anch'io ho Vero, debuttato come Nandino? clown. A me non vado a spese. per Avevo un 4 anni e mezzo e mi chiamavano Pagnotta. Ma no, guardi, quella comicità lì ormai è superata. Oggi il clown moderno deve far ridere Più sempre. bravi, tra spagnoli e italiani, tra italiani e spagnoli. Mio papà lui faceva morire di ridere. No, gli elefanti. Elefanti lui sempre pensierosi. Merci. Ammaestramento notturno di una giovane tigre arrivata da poco al circo. C'è un'atmosfera tesa. Per favore, silenzio in fondo, state zitti. Uno dei fratelli Orfei ha tra le mani un fucile carico, pronto ad intervenire in caso di pericolo. Auf, Mausi. Batte la coda. Mausi. Il domatore grida i suoi comandi in lingua tedesca. Ci dicono che è l'unica lingua umana che le belve capiscono. Si nervosisce l'animale. Senta, l'Augusto di serata è il pagliaccio che distrae il pubblico mentre si montano le gabbie, vero? Ma perché si chiamano così? Chi è che ha inventato questo personaggio? Ma dicono verso la fine del secolo scorso c'era un inserviente così buffo e sgraziato che faceva ridere tutti, si chiamava Augusto, ma il primo vero grande clown, quello che proprio, diciamo così, ha creato il personaggio dell'Augusto è stato un francese, Jean Guillaume.
La sua storia è molto bella. Un artista di prim'ordine. Riusciva a coprirsi il naso con il labbro inferiore, così. Ma beveva sempre e finì alcolizzato. Finì in un letto d'ospedale, abbandonato, dimenticato da tutti. Una volta venne a sapere che erano arrivati in città al Nouveau Cirque Foutit e Chocolat, i due famosi clown. Lui non li aveva mai visti. Riuscì a scappare dall'ospedale e corse al circo. Il est mort. Siamo venuti a Parigi, la città che ha fatto del circo un vero spettacolo d'arte. Qui sono nati il Cirque d'Hiver, il Nouveau Cirque, il Médrano. Ed è in questa città che i clown di talento sono diventati celebri e hanno avuto la loro consacrazione. Siamo al Caffè Curieux, un caffè del quartiere della Halle, i mercati generali di Parigi. Il proprietario, un vecchio marinaio, vi ha raccolto i ricordi dei suoi viaggi in tutto il mondo. Stiamo aspettando Tristan Rémy, il più grande storico vivente del circo. Alcuni dei più importanti clown bianchi sono qui ad aspettarlo con noi. La differenza tra il clown bianco e l'altro tipo di pagliaccio che siamo a punto è la seguente. Giacomo Leopardi. Per clown bianco si intende il clown col cappello pan di zucchero. Ah, ecco Tristan Rémy, ce la dirà lui la definizione esatta del clown bianco. Vi presento intanto i nostri ospiti. Alex, 73 anni, è il tipico clown bianco autoritario. Nino, clown bianco aggraziato e gentile nello stile di François Fratellini. Ludo è l'unico clown bianco nano. Mais sta mostrando un vero cimelio, uno dei favolosi abiti che indossava Antonet. Alors, Tristan, fais-moi. T'es encore venu pour nous descendre en flamme, hein? Allora, tu hai detto qua? Eh bien, messieurs. Pochettino più bassi. Et surtout, vous passez pas. Alors, vous mangez ou mangez pas? Ah oui, bien sûr. C'est pas trop tôt. Moi, je crève la dalle. Stai attento con quella pancia alle mie foto. Ai. Vous savez, Tristan, on était en train de parler sur ce que vous avez écrit sur Antonet. Si entra subito in argomento. Si parla di Antonet, forse il più celebre dei clown bianchi.
nasce subito una violenta discussione perché Rémy sostiene che con Antonet il clown bianco ha cessato il suo ruolo anche comico per diventare soltanto un personaggio autoritario che grida, si arrabbia e maltratta l'Augusto. Una specie, insomma, di direttore di pista sospettoso e collerico. Ma Alex, Ninot e Maïs sostengono invece che Antonet faceva anche ridere. Anzi, secondo loro, era un cascatore comico ineguagliabile. Rémy sghignazza e dice che non ha mai visto Antonet fare una sola caduta in tutta la sua carriera. Un peu de farine. Encore un petit peu de farine. Et je bats, je mélange. Un petit peu d'eau. Idiot sang. Et voici, mesdames, messieurs, le gâteau le plus exquis qui soit, le plus fabuleux. Et voilà maintenant. Dès le départ. Je vous remercie, monsieur. Oh, alors toi, espèce de face de tarte, on va bien voir maintenant de quoi tu es capable de faire. Où vas-tu? J'ai besoin du chapeau de cette Messieurs, je décline toute responsabilité. C'est un idiot qui ne sait rien faire. Et je m'étonne qu'on le fasse entrer ici tous les soirs. Ah, ben monsieur, vous en avez de la confiance. Je vais préparer le gâteau le plus fétide de parfum qui existe. Celui qui l'aura mangé ne bougera plus. Je prends tout d'abord l'enfant prématuré du poulet. Aïe! Vas-tu descendre? Espèce d'imbécile! Tu as abîmé mon chapeau! Ah, je vais faire les gâteaux avec ta tête! Qu'est-ce qu'il y a, Ludo? Tu es en train de faire ton numéro? Oh, pas blague. Pas blague, pas blague. Vos discussions, vos paroles sont belles. Et que faites-vous des nains clones? Ludo, enfin. Des nains, je dis, qu'en faites-vous, mon cher ami? Vous, monsieur Rémy, qui avez fait des livres sur les clones. Oui. Avez-vous fait des livres sur les nains clones? Mais comment aurais-je pu en écrire un? Calmato il nanetto, scoppia subito un'altra controversia. Chi sono i sarti dei favolosi costumi dei clown bianchi? Alex e Ninot dicono che sono sempre stati le mogli degli stessi clown. Rémy sostiene invece che venivano disegnati e realizzati da sarti famosi. I clown bianchi gareggiavano infatti fra loro per superarsi con lo sfarzo dei propri costumi.
l'expérience, c'est ça qui compte. Moi, je le sais. Après 50 ans de cinéma. E a un certo punto Rémy mi domandò: ma perché lei vuole fare un film sul clown? Il mondo del circo non esiste più, i veri clown sono tutti scomparsi, perduti. Il circo non ha più nessun significato nell'attuale società. E aggiunse che era giusto che dovesse finire così. Il Cirque d'Hiver, insieme al Medrano, è uno dei 2 circhi di Parigi costruiti in muratura. Il Medrano è stato trasformato in una grossa birreria bavarese. Il Cirque d'Hiver invece agisce ancora, ma solamente 3 giorni alla settimana. Nelle foto della Belle Époque, il Cirque d'Hiver appariva più grande, sfavillante, di luci, di donne eleganti. Ora ci sembra diventato più piccolo, un circhetto. Il suo pubblico è composto quasi esclusivamente di bambini. Anche qui c'è un'atmosfera di festa finita, di spettacolo fuori moda. Dice Messie, Guarda che facce buffe. Ma io le do... Certo, uno 9.000. ci deve Siete voi nascere. gli italiani che hanno demandato di vedere Monsieur Bouglione? Sono desolato ma troppo occupato. Può donarvi soltanto 5 minuti. Maya, per favore, leggi la nota su Buglione. Il Cirque d'Hiver agisce ancora, Ma ma no, solo quella per l'hai già certe letta settimane. prima. Buglione, ex domatore, autoritario, è l'ultimo rappresentante della razza dei padroni del circo secondo la tradizione. Sta assistendo alle esibizioni di 2 giovani clown che sperano in una Et scrittura. maintenant, vous allez voir une éclipse totale de soleil. Voilà. Écoutez, allora... Pas maintenant, monsieur, il doit s'en aller, je vous en prie. Je vous en prie. Si chiama Battiste, è medico, psichiatra e in una casa di cura per malati mentali ha cominciato a organizzare i primi spettacoli. Lei è la figlia di Chaplin? Sta zitto, non vuol farlo sapere. Oggi il suo sogno è quello di girare la Francia con un circo, rinnovando le cosiddette entrée clownesche tradizionali. Encore, je me Bravissimo, che bravo! La Meraviglioso! ragazza che è con lui è la figlia di Charlie Chaplin. Avec une seule corne. L'assistance publique. Ah oui, voilà l'assistance publique. Il faut donner du lait aux enfants pauvres. Qui a bu le lait de l'assistance publique? Maya, per favore, leggi la nota sul capitano Hook. Sì. Basta vedere che adesso non la trovo. Sbrigati, Maya. Jan Hook ha 93 anni, è il più vecchio direttore del circo del mondo. Ha scoperto i maggiori talenti circensi, tra cui Bario e Dario. Ha diretto per 35 anni il circo di Amiens e la città di Amiens lo ha invitato domenica prossima per farlo cittadino onorario. Bravissima. Oh, va, sempre a prendere in giro. Mais oui, et ospite del nostro pensionato da 4 anni. On peut entrer? Bonjour, monsieur Hook. Enfin! Voyez, il s'est fait tout beau pour vous, hein? Il a mis sa belle chemise, son beau foulard. Devo pregarlo, vedi, non trattenervi troppo, perché il nostro Lei parla italiano, signor Hook? Sto facendo una piccola inchiesta sui clown. Lei è stato per tanti anni direttore di grandi circhi. La prima volta nel 1900. I signori vogliono sapere l'opinione sui clown. I clown più famosi che hanno lavorato con lei, chi? Non mi ricordo. Il vecchio Hook qualche volta non si ricorda. Non è vero, si ricorda di tutto, non parla d'altro. Parla sempre di questo, lui. Vuol comprare le vecchie hall e fare il circo dell'avvenire con domatori cantanti. Canterà Beniamino Gigli e Tito Schippa. E canterà anche lei? Io no, ma potrei cantare. Mia picciarella, mi vieni a lumare nella mia boccetta in mezzo agli fiori la bianca luna. Esto es el rey de Suecia, Laurel Hardy, Beniamino Gigli y Grock. All my friends, todos amigos de moi. Siamo in casa di Charlie Ribelle, il celebre Augusto spagnolo. Ha 74 anni. Charlie Ribelle e Grock sono i soli clown che hanno fatto fortuna.
È stato ricevuto presso le corti di tutti i re d'Europa. Ha poi creato un tipo di Augusto grottesco con una Dall'altra maglia parte, rossa. Maya. Prendilo dall'altra parte, pupazzetto, dalla testa. Ha poi creato un tipo di Augusto grottesco con una lunga maglia rossa, trovando l'ispirazione nell'osservazione del comportamento dei bambini. J'adore la musique espagnole. Mais oui, entrez. Parce que je suis né dans un petit village d'Espagne, tu te rappelles? Vous savez, monsieur Fellini, io sono nato su una pubblica plaza. Mamma ha avuto suoi dolori mentre danzava sur le fil de fer. Funambole, vous savez? E quando avevo 6 anni, io subito stato bravo a marciare sur le fil de fer. E mio padre mi ha detto, ma naturale che tu sai marciare sur le fil, perché tu lo facevi già quando tu eri nel ventre di tua madre. Sì, il circo in Spagna va ancora muy bien. Lo giocano sempre nella Plaza de Toro. Bambino, hai visto una cosa terribile. Un trapezista muy bravo, lui faceva il suo numero con un ballon che volava nel cielo. E il trapezista, attaccato al ballon, un cavo di acciaio gli ha tagliato la gamba. E tutta la sangue cadeva come pioggia sul pubblico. Ma che se deve ridere? A votre santé. Santé. Prosit. Salute. Salute. E il governo dovrebbe aprire una scuola per clown, dove io insegno come rompere piatti, come rotolare per terra, come dare la schiaffa. Perché tu credi facile dare una schiaffa? È molto complicato. Oh, necesitan los maestros per la schiaffa, signorita. Non le digerisco proprio. Ah, vedi, oh. Caruccio. Che forza! Questo giovane signore è Pierre Té, regista e attore di cinema. Ha sposato Annie Fratellini, figlia di Gustave Fratellini, figlio di Paul Fratellini, uno dei 3 celebri fratelli che nel periodo che intercorre fra le 2 guerre ebbero un successo non comparabile a nessun altro. Pierre Té ha un piccolo film girato nel 1924 sui Fratellini e cortesemente ci ha invitato a casa sua per vederlo. Non, madame. L'Arc de Triomphe, ce n'est pas dans ce quartier. Nella grossa cassa di papà Gustave c'è una speciale macchina da proiezione perché il film è stato girato in un particolare formato ridotto. Doucement, tu sais, c'est un appareil très fragile. Quand même, tu comprends, je suis un peu inquiet. Comment dit-on? Sono inquietato. Ma pourquoi? Je ne comprends. Parce que... Il faudrait l'aider. Non, laisse-le faire, il aime ça. Ho paura che tu vai a dire in tuo film che il clown disparuto. Oui, ma non essere Dans un certain inquietato. senso. No, signor Fellini, il clown non è disparuto. È che la gente non sa più ridere. Ma tutto il mondo avrebbe la necessità di ridere ancora con il clown. Voilà, quella a destra c'est Paul Fratellini, mon père. E gli altri sono gli zii, Albert e François. Ancora 2 minuti, monsieur Fellini, siamo pronti. Tutta questa gente era la troupe del Circo Fratellini? Oui, c'est toute la famille. Una sola famiglia? Alvaro. Je crois qu'on sait, c'est un équilibre. Le vache, je me suis Sei fatto male? sur le cassis, dis Mi donc. dispiace. Ça, c'est la casquette d'Albert. Mais non, signora, il vaut mieux la mettre comme ça. Vous ne trouvez pas? Voilà. Signor Gustavo, e questi? Anche questi C'est sono mon père clown? avec les rois Non, tout le d'Espagne. monde à sa place, on commence. C'est un document très très rare. Séance de spiritisme. Vous savez, c'est une des entrées les moins connues de Fratellini. Ehi, si è rotta la pellicola. Arrête. Allume, Pierre, allume. Mi dispiace che non posso esservi d'aiuto perché io non me ne intendo. Senti, Annie, come si chiama questo strumento? E questo è François che l'ha inventato, vero? Comme ça. Un bel suono. Gagliardo. Ti piace?
Scusi, questa parella come me, vecchietta. Sì, però solo che me dà un po' di fastidio Ricci. Adesso tutto funziona. Tout ça, Frédéric. Bah, Pierre, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Pierre. Arrivateci i risorti. Je voulais dire, tiens, ça brûle. Oh là là, encore. Ma non se la prenda. Tanto abbiamo tempo. Ma poi siamo venuti qui per... Oh, ma poi ça n'est jamais arrivé, une chose Infine rinunciammo a vedere il film. In compenso, Annie ci mostrò un vecchio album di disegni fatti da uno spettatore fanatico ammiratore dei Fratellini. Il a eu un accident. Un incidente. Albert a oublié de mettre sa perruque en bois. Dice così che una sera si è dimenticato di mettere la parrucca di legno La hache lui a coupé la tête. e Paul con l'ascia gli ha spaccato la testa. Ça, c'est les jets de chapeau. Mio papà lo faceva, e moi aussi. Il tipo d'Augusto che ha inventato Alberto era di derivazione inglese. Anglais. E il clown bianco che faceva François era come Antonet, simile ad Antonet. Ma il zio François era del tutto differente, ballerino, gentile. Oh, la suite. C'est joli, ça. Joli. Vous permettez? Ça, c'était la musique de l'entrée peut-être la plus amusante. Les musiciens. Du Schubert joué par les Fratellini. Annie e papà Gustave ci parlarono a lungo di Paul, Albert e François, della loro straordinaria bontà. Davano spesso spettacolo per beneficenza anche fuori del circo, nelle trincee, nei manicomi, negli ospedali. Si nascondono nella periferia più lontana, nelle casette del centro, questi vecchi personaggi esclusi ormai dalla pista. La città non sa di essere abitata da questi bizzarri fantasmi. Oui. C'est moi. È lui. Mademoiselle, on connaît pas ce monsieur-là. Grazie, grazie, abbiamo trovato. Ghignosa.
Scusatemi un momento. Bonjour, monsieur Devo Loriot. accambiarmi alle piani superiori. Conosco bene Roma. Ci scusi questa invasione? Ma è proprio come la puoi. Mi Lina. fa venire in mente... Ero Zitto ogni ricevuto tanto. dal Papa Ecco, Pio prendilo mentre viene X. avanti. Monsieur Loriot, guardi qui nella regardez, macchina, non posso guardi dire mentre roba. faccio le presentazioni. La mia segretaria, mon cameraman. La trovo benissimo, Adesso vado a farvi sentire un mio vecchio disco. Si slap. Maia, leggi la biografia di Perlorio, guardando in macchina. Il Sta vero attenta nome che di ti è cascato un foglio Perlorio intero. è Georges Bazot, Tieni. ha 85 anni e 68 anni di mestiere. Ha cominciato come Augusto col nome di Boudin. Ha lavorato 28 anni al Cirque d'Hiver come Augusto di Serata. E tutti i più grandi clown della storia del circo, Barriot, Porto, Rum, Mimil, Zavatta, lo hanno avuto come compagno di lavoro. Ancora oggi, se capita l'occasione, fa qualche serata nei circhi di provincia. Tutte le mattine fa un giro di un paio d'ore in bicicletta. Ma a Roma nessuno rideva. Sono andato dal direttore per domandare che succede e lui mi dice molto bene, ma io dico nessuno ride. Ah, dice, non ridono mai. No, mai. Io ho preso il mio piccolo album di mie foto. Ecco il professor Tournesol del film Tintin, Mystère de la Toison d'Or. Sono io che ho creato il carattere. Ah, tiens, Rome, che grande artista, un vero creatore, il migliore di tutti i clown. E qui sono con la mia moglie, dopo la guerra del 14. Ah, è sua moglie? Sì, è mia moglie, era mia moglie, non c'è più, poverina. E sì, siamo stati insieme 53 anni. C'est pas un jour. Eh oui, voi mi permette di brindare al suo ricordo, a son délicat souvenir. Et puis ça c'est une silhouette. La silhouette des pom-pom. Ma guarda, ma anche quello lì è un circo. Sì, è il Medrano, ma adesso è trasformato in una birreria. I'll get a shot of this, huh? Go slower, please. Allez, moins vite. Moins vite, s'il vous plaît. Lei ha conosciuto un clown che si chiamava Rum? Quoi? Vous allez au cirque? Vous aimez les cirques? Oh, eh bien, monsieur, si vous croyez que j'ai le temps d'aller au cirque, j'ai autre chose à faire, moi, mon vieux. Le cirque, tu parles. Buongiorno. Ho tanto piacere Buongiorno, di vedervi. signora. Posso parlare italiano? Come sta il signor Barriot? Venite, prego. Barriot, un altro nome famoso nella storia del circo francese. Il suo vero nome è Manrico Meschi. Partì da Livorno con i suoi fratelli 70 anni fa e non c'è più tornato. Tristan Remy ci dice che Barriot ha inventato un tipo d'Augusto molto simpatico che piaceva a tutti. Un clochard ubriacone, infantile e chiassoso. Originalité, bien qu'il ne faille pas oublier le modèle anglo-saxon du vagabond, du tramp. Pour sa Caro part, signor Fellini, non c'è niente da fare, non vuole scendere. Sa vedere di italiani, lui manca di 40 anni da Italia e si commuove. Puoi provare tu, Tristan, forse lui viene. Bien sûr, Tristan, bien sûr. dis-lui Mais tu oui, ne mais peux oui. pas faire ça. Senta, signora Barriot, non ha mica delle fotografie, un album di Di fotografie? che? Fotografie di quando lavoravate insieme, fotografie del circo. Sì, lì sopra abbiamo di foto. Grazie. Me le fa vedere? Voilà. Questi sono i vostri figli, E vero? questo è Nello e questa Dove è sua sono moglie. adesso? Sono a Lille. Questo è Barriot. Sì, lo Li conosco. conosce. E questa bambina chi è? Una nipotina? Questi sono io da bambina, aveva il numero con cane. Mi scusi la domanda un po' sciocca. Vi è dispiaciuto lasciare il circo? Voglio dire, avete nostalgia di quella vita? Ma si ha sempre nostalgia di passato, di gioventù e quello di noi è stato bello, era una bella vita. Siamo nati dentro al circo, sì, la nostalgia è molto grande. E tu non mi hai parlato alla signorina? Mai! Non ha importanza, ti suggerisco io, ripeti e ti dico io, sei pronto? Ripeti! Signorina, dal giorno in cui l'ho vista, non mangio più. Signorina, ma se non c'è niente da mangiare. Cretino, ripeti e ti dico io, non bevo più.
Ovvia. Continua, signorina, per voi non dormo più. Ma me ne fa dire di baggianate. Ma le donne si conquistano così. Ripeti, signorina, sono pronta a morire per voi. Ma che tu mi racconti? Ma gli eri romantico. Io può morire per una grulla così che neanche la Rinascenza la prenderebbero. Aiuto! Aiuto! Mi metta a sedere perché mi sento molto stanco. Ma prego, prego, si accomodi. Senta, lei ha insistito. Sì. Di farmi l'intervista qui a casa. È vero. Ma a me mi fa male al cuore parlare del circo, perché il circo, e lo voglio dire, è stato tutta la mia vita. Ho cominciato con i miei fratelli, uno a quell'altro non gli piaceva e ci ho passato 60 anni e poi sono venuto a casa. E ora com'è la sua vita? La mia vita è tranquilla. Ascolto spesso e volentieri, giorno e notte, l'Italia, perché l'Italia non la posso dimenticare. E mi scusi, e come passa il suo tempo adesso? Durante la giornata do da mangiare al canarino e poi la mia moglie. E la vita tranquilla cerco di dimenticare, ma il circo non lo posso più dimenticare, davvero. Grazie dei vostri Signora, visiti. tanti auguri. Signora, arrivederci. Porello m'ha fatto, che non usato tu. Nacciante brutta vecchiaia. Buona fortuna. Mais le plus grand de tous les clowns, c'était Rome. Il était différent. E ancora una volta Rémy mi parlava di Rum, un clown diverso da tutti gli altri, per la sobrietà del suo trucco, il suo talento di creatore. Mi raccontava episodi della sua vita infelice. Beveva perché le donne non gli volevano bene e quando era ubriaco inventava le sue gag più comiche. È morto che era ancora giovane e per seppellirlo hanno dovuto fare una colletta. La curiosità di conoscere più da vicino questo grande clown ci ha portato qui, nel palazzo della televisione francese, per vedere un raro reperto, un breve filmetto dove appare Rum. L'ambiente vasto, un po' cimiteriale, ci sembra riassumere il tono di ricerca di un mondo perduto, quell'atmosfera di viaggio in un'altra dimensione che ci ha fatto percorrere una strana Parigi. Et le pognon qu'on me doit, qui c'est qui me le remboursera? Bonjour, madame. Où allez-vous? Madame Klosiski. Hé, Adélaïde, Mais où doit-on aller? par là. Merci. C'est vous, monsieur Bellini? Fellini, mi chiamo Fellini. Bon, c'est vous qui avez demandé de voir le 435 A série 12. Credo, je crois, oui. La direction vous a accordé l'autorisation pour une projection. Merci. Entrez, je vous en prie. Vous pouvez regarder d'où vous êtes. Ah oui. Ma è muto, je veux dire, c'est muet? Mais oui, toute la série 12 est muette. No, ma questo qui non è Rum, si è sbagliato. Celui-ci, ce n'est pas Rum, madame. Ça, c'est le 435A. Ah, eccolo, ecco. Questo è Rum, sì. Ma è tutto qui? C'est fini, madame? Évidemment. Provavo un lieve disagio, come per un'impresa fallita. Il senso di un viaggio che non ci ha portato a nessuna meta. Forse ha ragione Tristan Rémy. Forse il clown è definitivamente morto.
cosa è successo? Molto. Ah, poveretta! Allegria! Ma perché dici allegria? Non sai chi è morto? Chi è morto? È morto Fischietto! È morto Fischietto? Sì, morto cadavere! Proprio adesso che dovevamo fare una partitina a poker! Ah, bravo! Il dolore tuo rinfresca il piede mio! Dovevo passarlo io, invece è morto per conto suo. C'è un morto. Un po' di rispetto. la birra! La birra! Ho portato la birra! C'è birra per tutti! Valtola! Viva! Come va? Ma cosa succede qua? Signor direttore! Chi ti ha fatto entrare? Mi scappello! Oh, insomma, basta! Non sapete che c'è stata una disgrazia? Il povero signor Fischietto è morto! Basta! Abbiate almeno un po' di rispetto per il dolore di una povera vedova. Ma come mi sta bene in nero? Mi disegna le forme, beh. Da questa parte. Amico mio! Quanto è bello! Ma ti sgonfia che... Ma che cosa fai? Sei pazzo! Posa quella candela, rimettila giù, disgraziato! Fin da bambino mangiavo la candela. Papà! Perché mi hai lasciato solo? Questa qua è la mia eredità! Fermi tutti! Io sono il notaio con il testamento. Dov'è che l'ho messo? Ah, ecco. C'è la lettura del testamento. Il testamento veridico, autografo scritto e firmato dal morto quando ancora non sapeva di essere morto. Vai, camicia, prendi! Vai! Vai! Fermati lì! Io ho sottoscritto Fischietto Fischiagrilli. Dico e sostengo che se avessi avuto una bella villa al mare con tanti alberi, l'avrei lasciata al mio fedele cane per le sue necessità. Ma siccome non ho nessuna villa al mare, io lascio il mio trombone al mio amico Bebè, la mia valigia vuota al mio amico Bobò. Ma a me non mi hai lasciato niente! Le mie pulcine, tutti quelli che verranno. Cosa farai io, povero orfanello? Di tutti! Fotografia! Fermi tutti! Di qua, di là, così. Fermi tutti! Fermi così. 1, 2, 3. Effetti? Beh, che succede? Andiamo a chiamare Magnesio. Pronto, dottor? Tutto pronto? Ma come tutto pronto? Perché non ha funzionato? C'è stava il magnesio, cavaliere. È a posto? L'ho messo prima. Può girare, dottore, è a posto? Sì, è pronto. Fermi così allora. 1, 2, 3, vai! Va a riguardare il magnesio. Ma ce l'ho messo. Ma allora? Bagnato. Sì, bagnato. State fermi, non muovetevi. Leva sta zampa, svegliati. Niente, dottor. Ho trovato. Ma è ancora finito. Ma sta zitto. Questo è a posto. Niente, questo è diretto. Muovi bene, dottor. I fili, guardate i fili.
tavole adesso. Dottor, ha visto, funziona! Giri, dottor, giri! Siamo disposti, Cecilia! Chiodo! Ma adesso è la più buona! Ha sbagliato! Ha sbagliato ancora! Assaggia un po'. Buono. Mamma mia! Adesso sto bene. Oh, Ale! Oh, Ale! Oh, Ale! Signor Fellini, qual è il messaggio che lei vuol dare con questo special televisivo? Beh, il messaggio che vorrei dare. Tende a creare un parallelo tra... Grazie per l'invito. L'hai sbagliate tutte! Signore e signori, vola per le osterie una dolorosa notizia. Il signor Augusto, detto Pagliazzo, s'è dipartito, involato, deceduto, è morto. I suoi pochi amici e i suoi molti creditori piangono l'immatura scomparsa avvenuta a soli 200 anni d'età. Non si poteva dire bello, non si poteva dire intelligente, non si poteva dire niente su di lui, perché a ogni più piccola osservazione replicava lanciando zampilli di saliva sulla faccia. Go back to your place. Go back to your place. In questa triste occasione dovrei fare un discorsetto sulla figura del trapassato in modo da far restare un qualche buon ricordo di lui. Amici carissimi, l'impresa è disperata. Come faccio a parlarne bene? È impossibile trovare un solo episodio in tutta la sua sgangherata esistenza. What are you trying to do? Ma in fondo Are era you un trying to raccontino. turn them against me? Oh, I say. Don't use that tone with me. You go back to your place and behave yourself. È sempre stato un buono a nulla, un pigro, ubriacone, attaccabriga, scansa fatica, disonesto nel giocare, infido nelle amicizie, tormento del padrone di casa e dell'esattore della luce. Piangiamo tutti, fratelli, la dolorosa notizia che egli è morto adesso invece di morire non appena l'ostetrica ebbe detto è un maschio. Nella sua lunga e deplorevole esistenza si è dedicato ai secchi d'acqua in faccia, uova rotta sul cranio, penne latte di sapone nella bocca. Suonava il trombone coi piedi e ballava il tango con le orecchie. Faceva ridere i bambini
e piangere i propri figli. Io, nella mia qualità di clown bianco e suo fraterno nemico, ho cercato in ogni modo di impartirgli una civile educazione a base di legnate sulla testa, pestate sui piedi, cazzotti sulla nuca. Ma l'Augusto Pagliazzo, ribelle a ogni consiglio, ha continuato la sua turpe carriera di grottesco ubriacone, seguitando imperterrito a dibattersi sotto una pioggia di uova marze e di schizzi d'acqua sporca, fino a crepare soffocato da un uovo di struzzo che, entratogli nel naso, si è bloccato nella profondità della terza carotide della quarta faringe a sinistra, provocando l'arresto dei polmoni e la fuoriuscita dell'anima dall'orecchio destro. Egli non è più, per fortuna rimango io. Piangete, fratelli, se volete, per mio conto ho già pianto fin troppo quando lo dovevo sopportare al mio fianco nella pista del circo. E così sia. Din donna, dandindu, e fischietto non c'è. No! Su. Go back to your place! Come back! Come back! Come back! Come back! Come back! Abbiamo già fatto 8 ore sindacali! Siamo stanchi di lavorare come delle bestie! Get back to your place! Ma lo uso per me a lavorare di sta maniera che va porca. Ehi, maestro! Attacca! Hey! Scusa, Federico, che si è storta la caviglia. Avanti, più svelti col carro! Colombaioli, non rallentate! Accelerate! Venite da questa parte! Svelti col carro! Grossi cavalli, veri! Grossi cavalli! Cosa c'è? Non ce la fa più! Avanti, non fermatevi! Avanti, più svelti col carro! Cosa c'è, Fumagalli? Che c'è, Maya? Si sente male. Fumagalli, che è successo? Non ce lo faccio. Vai a prendere il cannone adesso! Conto fino a 3, poi vi tiro 4 cannonate sulla testa! Dico 1, dico 2, dico 3! Arrendate!
Mi è piaciuto molto. Potete spegnere? È finito. Buonasera, dottore. Buonanotte. Buonanotte. Dottore, posso andare a casa? Sì, stai meglio adesso? Sì, sì. Lo sa, signor Fellini, una volta facevo un numero con un mio compagno che si chiamava Fru Fru. Si faceva finta che lui era morto. Io entravo in pista e dicevo, dov'è Fru Fru? Ma non lo sai, mi diceva il direttore, è morto? Ma come è morto, dicevo io? Mi deve restituire le 10 salsicce e la candela che ci ho prestato l'anno scorso? Ebbene, è morto, mi diceva il direttore. Dove posso trovarlo, dico io? Ma cretino, ti dico che è morto. Allora io, che non mi davo per vinto, mi mettevo a chiamarlo. Fru Fru, Fru Fru. Niente, non rispondeva. Che sia morto davvero, dicevo io. E se è morto, come faccio a trovarlo? Uno non può mica sparire così. Da qualche parte deve stare. Fru Fru! Finché mi viene un'idea. Lo chiamerò con la tromba come quando lavorava con me. E così comincio a chiamarlo con la tromba. Suono le prime note, sto a sentire. Niente. Riprovo. Era una canzone molto bella che faceva piangere. Faceva così.